Buongiorno ragazzi! Buongiorno amici tichettiani! Speriamo che sia buongiorno, perché dal cielo non si direbbe. Incrociate le dita per noi, siamo ripartiti per la seconda giornata alla scoperta della capitale Tbilisi. Se non aveste visto il video della prima parte, ovviamente lo trovate sul canale, è lì per voi. E abbiamo dormito nel solito parcheggio qui dietro la cattedrale, proprio questo edificio dove ci troviamo adesso, e questo è il nostro punto di partenza per il prossimo sightseeing tour, che è molto comodo perché praticamente 10 minuti a piedi siete in centro, quindi un posto molto tattico. Stamani ci siamo svegliati, nel frattempo faccio il tifo per il sole. Ci siamo svegliati circondati dai pulmini che sono venuti dall'Armenia per fare visita al vicino cimitero armeno, e anche alla cattedrale, alla basilica. Sì, perché infatti ho letto che adesso dove è sorta questa cattedrale, andate ripeto a vedere il video perché vi spieghiamo quando è nata, è piuttosto recente, al posto di questa c'era il cimitero armeno che hanno spostato dietro e noi ci troviamo proprio nel parcheggio antistante al cimitero armeno, quindi è veramente a due passi dal centro. Ci manca una bella fetta sostanziosa della città perché comunque è piuttosto lunga, è sviluppata come vi dicevamo ieri lungo il fiume Kura, quindi faremo quello che è possibile a piedi, poi vedremo, se siamo sfiancati prenderemo un mezzo di trasporto. Guarda che bel portapacchi che c'ha questa macchina, Questa macchina c'aveva anche il lattico sopra. Sì, no, sono fantastici, veramente meravigliosi. L'inventiva, cos'è l'inventiva? And never chasing sunlight, racing for life. Attraversiamo il Baratashvili Bridge e scopriamo una mostra fotografica con tanti italiani. Sì, Alessio Paduano. Scopriamo che le foto sono recentissime, sono del 2022. For 20 nights and 20 days I was drifting out of space. I turned away from every sound, from everything that shook my ground. But slowly I would start to change, feel the light within my range. The aberration time is due, forever and ever. Abbiamo lasciato il caos del ponte che passa insomma sul fiume e sulla strada soprattutto. Qui dove ci siamo spostati adesso c'è molta più tranquillità, almeno per ora. Almeno per ora. Ci troviamo infatti proprio sotto la torre dell'orologio, che è un simbolo anch'essa di Tbilisi, è famosa, ovviamente c'è un gran via vai di turismo e tutti aspettano le ore 12. Perché? Perché a mezzogiorno pare, così è stato descritto, che ci sia uno spettacolo di marionette
E infatti proprio adiacente alla torre dell'orologio c'è il teatro delle marionette. Consigliano di vedere uno spettacolo perché trattano temi non solo per bambini ma anche diciamo importanti, diciamo Da adulti. attuali, ecco. Quindi noi aspettiamo, visto che manca 25 minuti circa, non ci muoviamo, se no perdiamo il posto in prima fila, come il povero abbonato. Perdiamo la priorità acquisita. Esatto. E poi è uscito anche il solicino e quindi ne approfittiamo per scaldarci un po'. La torre è tutta storta, pendente, ci sono questi travi di acciaio che la reggono e una particolarità è che alla base di essa si trova l'orologio più piccolo del mondo. È bellissimo, non si vede da quanto è piccolo. Ci sono anche delle targhette in ottone che riportano il peso della terra. È veramente particolare. Quello che vedete qui è di fatto l'orologio più piccolo del mondo, che si fa anche fatica a vedere così a occhio nudo, ed è situato in questa parte della torre pendente di Tbilisi, che ospita l'orologio con le marionette. Come vedete la piazza si sta animando perché manca poco a mezzogiorno e tra poco assisteremo ad uno spettacolo veramente unico. Wow, non vediamo l'ora, che bello. Qui abbiamo anche il pannello illustrativo che ci fa vedere i 4 spettacoli che vengono proposti all'interno del teatro. Già i titoli ci fanno capire che i temi sono veramente belli tosti. Due cenni su questo orologio che ci ha molto colpiti. È ad opera di Rezo Gabriazze, un famoso attore marionettista nato a Kutaisi. Venuto qui a Tbilisi nel 1981 ha fondato il Teatro delle Marionette, quello che avete visto adiacente alla Torre dell'Orologio. Ha continuato la sua opera di divulgazione di queste marionette fino a quando nel 2010 ha potuto costruire la torre appunto dell'orologio. La particolarità è che la torre sorregge, diciamo così, l'orologio più grande e quello più piccolo della città di Tbilisi. Ogni ora dalla finestrina superiore, dal balconcino, esce un angelo tutto dorato che con il suo martello praticamente batte la campana, ovviamente il numero di volte relativo all'ora in cui sta suonando, mentre 2 volte al giorno soltanto, alle 12 appunto, dove l'orario in cui siamo adesso, e alle 19 c'è il vero e proprio spettacolo con le marionette. Escono nel balconcino inferiore, come avete potuto vedere, e praticamente raffigurano il ciclo della vita. Ovviamente lo spettacolo è ad invenzione e ad opera dello stesso Gabriazze, che ha voluto rappresentare con queste marionette appunto l'incontro tra 2 persone, l'innamoramento, il matrimonio, la nascita di un loro figlio, poi la vecchiaia e la morte degli stessi, e il ciclo appunto della vita che continua con il figlio che si incontra con una nuova compagna e mette su famiglia e continua la propria vita.
Nel frattempo si è alzata nel cielo anche la mongolfiera che abbiamo visto ieri nel parco, che era ben ancorata al suolo, ma come ben ricordate ieri c'era tantissimo vento. E oggi no! E quindi c'è questa mongolfiera che viene librata nel cielo, collegata con una fune al suolo, perché poi viene recuperata. Sì, è una mongolfiera un po' fake perché praticamente fa su e giù, non è libera come quella in Cappadocia. Se non avete visto il video, Eh sì, è un ascensore gonfiato. andate a vedere quelli della Cappadocia che Quella è tutta un'altra roba. è tutta un'altra musica, diciamo così. Qui ci sono tutti i contatori della corrente elettrica, guardate come l'hanno dipinti. Fantastici. È dura? Ci stiamo avvicinando qui nella Old Town ai bagni termali di Tbilisi. Vediamo il Gulos Thermal Spa, ci sono anche le spa, ora cerchiamo di avvicinarci. Stiamo scoprendo questo bellissimo quartiere, tutte le costruzioni sono fatte con questi mattoncini rossi e qui abbiamo anche una moschea. Percorriamo questi bellissimi vicoletti che piano piano ci portano giù al complesso termale. Wow! Dove siamo arrivati? Guardate questo palazzo! Questo, ragazzi, è l'ingresso dei bagni orbeliani, che sono uno stabilimento balneoterapeutico. Siamo arrivati, ragazzi, in questo splendido quartiere chiamato Abano Tubani, ovviamente di Tbilisi, il quartiere appunto termale. Ci sono qui importanti acque termali che sgorgano dal sottosuolo ricche di zolfo. Vengono tantissime persone, turisti, ma anche persone che hanno bisogno di curarsi, perché appunto queste acque sono ricche di sostanze curative. Vi ricordate ieri la storia che vi avevo detto della scoperta del re di Tbilisi? Lui fu il primo che le istituì perché la leggenda volle che un fagiano durante una battuta di caccia, la ripeto velocemente, si immerse, purtroppo ferito, si immerse in queste acque e ne uscì curato, e quindi il re, sorpreso di questa cosa, istituì le terme qui nella città. Nel corso del XII secolo, pensate un po', si arrivò ad avere in città 65 stabilimenti balneari che erano di fatto poi il punto di aggregazione per la vita dei georgiani. Qui, grazie a sale anche piuttosto grandi e capienti, si celebravano matrimoni, incontri, fidanzamenti, battesimi, eccetera, eccetera. Una nota triste invece riporta che durante l'occupazione sovietica gli abitanti della città
spesso subivano dei blackout, andava via la corrente e quindi non disponevano di acqua calda in casa per lavarsi e venivano appunto in questi stabilimenti termali dove potevano disporre dell'acqua calda naturale. Nel corso degli anni questi bagni sono diventati proprio una vera istituzione. Pensate che, come vi dicevo prima, erano un luogo di aggregazione sì per la gente del posto, ma ci passarono anche poeti, illustri personaggi, conquistatori. Le hanno rese famose più di quello che poi di fatto non lo sono, non lo erano. E quindi di fatto l'hanno resa una tappa fondamentale e irrinunciabile per coloro che venivano qui a fare visita alla città. E qui ragazzi siamo sul Ponte dell'Amore a fare un po' di inalazioni sulfuree Bellissimo. che entrano dentro ai polmoni, sente. si sentono, fanno bene alla salute. Ponte dell'Amore l'avete capito bene. Siete italiani? Italiani, Ma di dove? toscani, Sono stato Sì. come a Roma, Bologna, Caserta, Amalfi, Poggibonsia. tutta Italia. Ho gli amici italiani, ho abitato a casa dei miei italiani. Dove Siete sei? bravissimi. Di dove sei? Io sono Giorgiano. Giorgiano. Io sono guida, però Qui. soprattutto in russo. Bene, Bene. Buona Buona giornata. giornata. Buona giornata, buon lavoro, ciao. Grazie. Questo è il Ponte d'Amore. Ponte... Siamo appena lasciati. Il Ponte dell'Amore. La sua nonna era italiana. Italiana, di Per dove? questo lui si chiama Sandro, però lui Sandro. non parla in italiano. Cardinale, guarda. Sandro è il nome italiano. Cardinale. Cardinale. Il cognome è Cardinale. Come Claudia Cardinale. Come bellissima Claudia Cardinale, sì. Va bene. Ciao, Ciao, buon lavoro. Ciao, Sandro. Ciao. Vai, ciao. Meereman geripsi. Kotiroidet säästää vakisteri. Onkin kilteri, kun se pian on vain saukeri. Meereman geripsi, vanhemmin sun varna kassotteri. Avat silmera, tuta manassa suuta mesperi. Sitä kirito, sitä margarita. Sitä kirito, sitä margarita. Kerit silmera, Prima abbiamo fatto il Ponte dell'Amore, quello moderno, perché quello originale, quello più antico, è questo qui. Si vede dalla ruggine sui lucchetti. Qui si vede bene anche il colore lasciato dallo zolfo e qui abbiamo questo piccolo canyon che attraversa questa parte della città, con tutte queste case a sbalzo. E a proposito di matrimoni, ne abbiamo un altro con i vestiti tipici georgiani, guardate che meraviglia. Congratulations! Congratulations! Thank you. Wonderful! Bene ragazzi, è giunta l'ora del pranzo e quindi ora mangiamo. Siamo in questo localino del centro, davanti a noi una bellissima piazza di Tbilisi e aspettiamo il mio piatto e poi mangiamo, come ha detto Fede. Intanto è arrivato questo piatto dove c'è maiale, patate, pomodori, cipolla, un po' di roba varia
una bella birra che male non fa. Io ho preso il pollo invece, Aspettiamo il pollo insieme a patate e insalatina che la portano sempre a corredo. e quindi buon appetito ragazzi. Buon appetito. Nel frattempo è arrivato anche il pollo di Marta con una bella salsina. Alle prugne. Sarà piccante? Non lo so, ora l'assaggio. Ma te perché devi mangiare una scarpa? Perché devi mangiare una scarpa? Dagli un po' di avanzo. Qui c'ha 2 pezzi, uno a testa. Perché devi mangiare la scarpa? Ma sembrano buone. Noi abbiamo il pane avanzato, ora gli diamo un po' di pane del pranzo. Abbiamo portato per voi questo, Tieni, lo vuoi? Tieni. Guarda, quello è più buono. Ma Non ti piace? Non ti piace? Quello di là? Tieni. Non meglio, non Sono un po' addormentati, sti cani, oppure sono timidi. Allora, dopo questa bella mangiata ci siamo spostati, abbiamo attraversato una parte stiamo attraversando una parte della città un pochino più moderna. Esatto, e siamo arrivati all'ombelico praticamente. All'ombelico, sì. All'ombelico di Tbilisi, che è Piazza della Libertà, questa alle nostre spalle. Si vede bene da lontano anche perché c'è questa statua di San Giorgio che svetta proprio al centro. Rappresenta questa piazza chiamata appunto Libertà, Piazza della Libertà, l'indipendenza del popolo georgiano, e proprio da questa piazza parte il viale del Parlamento. Ma il cartello dei lavori in corso qui è fisso, non è di quelli gialli temporanei, c'è proprio il cartello fisso, qui lavorano sempre, sempre costantemente. Hard to see from the moment we arrived. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Think of you and of all I should have done. It don't mean a thing what shape or form that you're in, the place you're from, the wealth or the color of your skin. And all you have burns to the sky. It's all too late. You wonder why, Cornelia. Your everyday. Avete notato questo particolare edificio? Molto molto particolare, strano? Esatto, è la Banca Nazionale di Georgia. Don't you agree? With beating hearts we're still alive. Non so se si vede, ma c'è un operaio che lavora proprio sulla cupola della banca. All you have is who you love. And
Siamo finalmente giunti al Dedena Park. Questo parco, sempre sul fiume Cura ovviamente, accoglie il famoso mercatino delle pulci. Qui abbiamo questa bellissima statua e là in fondo la cupola dorata della cattedrale di Tbilisi, dove c'è il nostro Charlie che ci aspetta. And all you have burns to the sky. It's all too late, and you wonder why. Cornelia. Questo qui è un monumento molto particolare che ha una storia curiosa. Questo bambino appeso a queste due colonne rappresenta un piccolo ribelle che cerca l'indipendenza dalla lingua russa. In seguito all'indipendenza della Georgia dall'Unione Sovietica, il popolo georgiano ha fortemente voluto conservare il proprio linguaggio con questo alfabeto molto particolare, e quindi rappresenta appunto questo simbolo di indipendenza, Respingendo quello che voleva essere un'imposizione da parte dell'Unione Sovietica, ovvero la lingua russa. che doveva essere la prima lingua del paese, ma i georgiani si sono opposti. Non ci sono stati. E quindi adesso ci aspetta il mercato di Ponte Secco, ovvero il famoso mercatino delle pulci, dove troverete di tutto: artiglieria russa, sciarpe, cappotti, cappelli, di tutto un po', antichi gioielli, qualsiasi cosa vi venga in mente si può trovare. Quindi andiamo a dare un'occhiata, siamo curiosi. Don't know how much it means. Qualcosa mi dice che siamo nel posto giusto. Don't know how much you give to me, baby. You keep making me learn. Yeah. Siamo nel pieno del mercatino, l'abbiamo trovato, c'è tutta questa via completamente invasa dalle bancherelle. Fantastico, c'è un colore, un sacco di turisti anche, curiosoni come noi, Questi vengono usati per berci il vino. I can't live without you. Yeah. I can't, no, I can't live without you. I was roaming through the dark, baby. Ooh, you keep making it shine. I'm in love with how you talk, baby. My ears craving the sound. Yeah. Eccoci qua ragazzi, siamo cotti, Siamo tornati da Charlie a gattoni, come si dice? abbiamo i piedi che fumano. Allora, abbiamo fatto ieri 10 km e oggi poco meno, qualche metro meno. 9 km e 8, quindi Quindi- diciamo 20 km in In 2 2 giorni. Quindi insomma abbiamo pedalato. Visto che abbiamo passato alla fine 2 giornate intere in una capitale quale è Tbilisi, vogliamo rispondere a una delle domande che frequentemente ci viene chiesta: ma quanto costa muoversi e vivere all'interno di una grande città come in questo caso la capitale della Georgia? Quindi vi diciamo un po' le spese che abbiamo sostenuto noi in questi ultimi 2 giorni. È Partiamo dal parcheggio dove siamo. Una cosa importante che sembra ovvia ma la sottolineiamo: ovviamente noi per dormire non abbiamo pagato alcun costo, perché abbiamo trovato questo parcheggio che è totalmente gratuito, quindi le nottate le abbiamo passate qui senza spendere nulla. Era d'obbligo precisarlo perché ovviamente nel conteggio c'è tutto quanto fuorché il pernottamento. Allora, siamo arrivati l'altro giorno tardi, quindi di fatto abbiamo trovato parcheggio e abbiamo fatto la cena, soltanto la cena in un piccolo ristorante che era segnalato su Park4Night, un ristorante familiare che avete visto, e lì abbiamo speso in 2 41 lari, Che equivalgono praticamente a 14 euro circa. quindi questa è la prima cena, diciamo. Quindi 7 euro a testa abbiamo cenato e abbiamo fatto una cena molto abbondante. Addirittura, per non buttare e non sprecare il cibo, la signora era preparata con le vaschettine, ci ha dato una vaschettina perché c'era avanzato del cibo e l'abbiamo portato dentro Charlie
con molta gioia per il giorno seguente, quindi non abbiamo cucinato. Infatti il giorno seguente abbiamo fatto la cena con l'avanzo della sera prima, più una piccola spesa che abbiamo fatto qui ad un supermercato. Abbiamo comprato le uova, delle uova, un po' di verdura, e lì abbiamo speso 9 lari, che sono circa 3 euro. Questa era la cena del giorno dopo. Mentre a pranzo, come vi abbiamo fatto vedere, abbiamo mangiato un po' di focaccine ripiene, quindi diciamo un po' uno street food, e lì abbiamo speso, aiutami, sempre 9 lari, quindi altri 3 lari. euro in due, quindi 1,50 euro a testa. Sì, stiamo parlando per entrambi la spesa. Mentre oggi a pranzo ci siamo fermati nel ristorante, quello un pochino più di livello, diciamo così, abbiamo preso 2 piatti completi come usano qui, quindi con il contorno, patate, un bel boccale di birra, eccetera eccetera, e abbiamo speso 65 lari, quindi praticamente 22 euro, 11 euro a testa, quindi abbastanza economico, sì, direi. Abbastanza economico, un po' più sopra la media, però diciamo abbastanza economico. Quindi c'era la cena del primo giorno, poi il pranzo street food e quella cena che vi diceva Fede, con un po' di avanzi e delle uova, diciamo, e verdure comprate al supermercato, e quello di oggi che era un bel pranzo. Quindi vabbè, stasera diciamo ci accontentiamo, abbiamo una minestra su Charlie, quindi stasera siamo veramente cotti, non usciamo perché abbiamo i piedi che ci fumano. Per quanto riguarda le attrazioni, tutte le visite che abbiamo fatto, diciamo che in questa città sono tutte gratuite, perlomeno quelle che abbiamo visitato. Allora, c'è da specificare, quelle che abbiamo visto noi per la maggior parte sono chiese o cattedrali, e qui in Georgia le chiese e le cattedrali hanno sempre ingresso gratuito, quindi non c'è un biglietto di accesso. Così come i parchi. E anche i parchi stessi. L'unica attrazione turistica che abbiamo pagato è la cabinovia, come avete visto, che fa il tratto sopra il fiume e arriva alla statua di Madre Georgia e al castello. Quella praticamente ci è costata di fatto 1 euro a testa a corsa, perché sono praticamente, abbiamo fatto il biglietto andata e ritorno, e quindi 12 lari in totale, se non mi ricordo. Sì, che equivalgono a 4 euro, quindi 1 euro a corsa a testa. Quindi tutte queste spese che vi abbiamo detto vanno sommate. Noi abbiamo fatto un po' un conto veloce e siamo arrivati, siamo poco sotto i 50 euro. Esatto, quindi per questi 2 giorni e mezzo. Esatto, quindi se veniste con un aereo ci avreste da pagare in più il prezzo dell'albergo. Esatto, come vi dicevamo, Charlie fortunatamente quando troviamo un posto che ci accoglie, diciamo, non ci fa spendere nulla, e niente, era così per darvi un po' il metro, il polso, diciamo, di una grande città, perché ovviamente nei paesi si trova anche qualcosa a meno, poi non ci sono le attrazioni turistiche, quindi per capire così in questi 2 giorni quanto abbiamo speso. Ecco, la Georgia fortunatamente non è un paese dispendioso, quindi è piacevole, ci sta conquistando, diciamo. Una città bellissima, Tbilisi ci ha lasciato a bocca aperta. Ci vorrebbero tante paia di scarpe di ricambio e tanti piedi veramente allenati, perché è molto molto lunga, si estende lungo il fiume, come vi abbiamo detto più volte, e è dura partire dalla mattina, arrivare fino alla sera camminando, insomma bisogna essere ben allenati. E niente ragazzi, speriamo che siamo riusciti a darvi, diciamo, delle notizie, delle informazioni utili. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettete il solito mi piace e iscrivetevi al canale. Esatto, mi ha anticipato perché ovviamente per chi non lo fosse già iscritto. Parlate di noi, fateci pubblicità ad amici e parenti, a noi ci fa gran piacere perché allarghiamo la famiglia Tickets. Vi mandiamo un super abbraccio dalla Super Tbilisi e ci vediamo con il prossimo video. Non mancate, ciao! Ciao! Meet me here at this time tomorrow. There's something you need.